Pratica di conversazione e ascolto. Argomento: hai bisogno di dormire meglio. Anna, non so voi, ma ultimamente ho avuto un sacco di problemi a dormire. Mi sento stanco e intontito tutto il giorno. Sì, John, so cosa intendi. Ho avuto lo stesso problema. Mi sento come se non potessi mai dormire abbastanza. Ho provato di tutto, dai sonniferi alla meditazione, ma nulla sembra funzionare. Hai qualche consiglio su come dormire meglio? In realtà, ho fatto qualche ricerca sui benefici del sonno e ho scoperto che dormire a sufficienza è essenziale per la nostra salute e il nostro benessere. Può migliorare la memoria, ridurre lo stress e persino aiutare con la perdita di peso. È interessante. Non avevo idea che il sonno fosse così importante. Ma come possiamo effettivamente dormire meglio? Beh, ci sono alcune cose che possiamo provare. Per cominciare, dovremmo attenerci a un programma di sonno coerente andando a letto e svegliandoci alla stessa ora ogni giorno, anche nei fine settimana. È una buona idea. Ho sentito che anche creare una routine rilassante prima di andare a dormire può aiutare. Forse potremmo provare a fare un bagno caldo o leggere un libro prima di andare a letto. Sì, esattamente. E dovremmo anche assicurarci che la nostra camera da letto sia favorevole al sonno mantenendola fresca, buia e silenziosa. E limitare la nostra esposizione agli schermi e alla luce artificiale prima di andare a letto. Wow, non mi ero mai reso conto che il nostro ambiente potesse avere un impatto così grande sul nostro sonno. Che dire della caffeina e dell'alcol? Questi influenzano anche il nostro sonno? Sicuramente. La caffeina e l'alcol possono entrambi interrompere il nostro ciclo del sonno e rendere più difficile addormentarsi. Dovremmo evitare la caffeina nel pomeriggio e alla sera e limitare l'assunzione di alcol vicino al momento di coricarsi. Ha senso. E per quanto riguarda l'esercizio fisico? Questo aiuta con il sonno? Sì, l'esercizio fisico può effettivamente migliorare la qualità del nostro sonno, ma dovremmo evitare allenamenti intensi vicino al momento di coricarsi, in quanto possono rendere più difficile addormentarsi. Ok, penso di avere una migliore comprensione di come possiamo migliorare il nostro sonno. Proviamo a implementare alcuni di questi suggerimenti e vediamo se fa la differenza. Buona idea, John. E se abbiamo ancora problemi a dormire, potremmo sempre parlare con un medico o uno specialista del sonno per ulteriori consigli. D'accordo. Grazie per aver condiviso la tua ricerca con me, Anna. Mi sento molto più informato su come dormire meglio ora. Nessun problema, John. Diamo priorità al nostro sonno e iniziamo a sentirci più riposati ed energici durante il giorno. Anna, ho pensato di più a quello che hai detto sui benefici del sonno. Cosa hai scoperto dalla tua ricerca? Beh, John, ho scoperto che dormire a sufficienza può avere un enorme impatto sulla nostra salute e sul nostro benessere generale. Ad esempio, può migliorare la nostra memoria, ridurre lo stress e persino rafforzare il nostro sistema immunitario. Wow, non avevo idea che il sonno fosse così importante per la nostra salute. Cos'altro hai scoperto? Ho anche imparato che la mancanza di sonno può portare a una serie di problemi di salute, tra cui obesità, malattie cardiache e diabete. Può anche influenzare il nostro umore e la funzione cognitiva, rendendo più difficile concentrarsi durante il giorno. Questo è davvero preoccupante. Sapevo che la mancanza di sonno poteva farci sentire stanchi e intontiti, ma non avevo idea che potesse avere conseguenze così gravi. Sì, è sicuramente qualcosa che dovremmo prendere sul serio.
E la buona notizia è che ci sono molte cose che possiamo fare per migliorare il nostro sonno e proteggere la nostra salute. Come cosa? Bene, possiamo iniziare implementando alcune delle sane abitudini del sonno di cui abbiamo parlato prima, come attenersi a un programma di sonno coerente, creare una routine rilassante prima di andare a dormire e assicurarci che la nostra camera da letto sia favorevole al sonno. Giusto, ora mi ricordo. E per quanto riguarda l'esercizio fisico? Hai detto che può migliorare anche il sonno. Sì, l'esercizio fisico regolare può sicuramente aiutare a migliorare la qualità del nostro sonno. Non deve essere nulla di troppo intenso, anche solo una camminata veloce o un po' di yoga dolce possono fare la differenza. Ok, è bene saperlo. E la dieta? Ciò che mangiamo può influenzare il nostro sonno? Assolutamente. Mangiare una dieta sana ed equilibrata può aiutare a migliorare la qualità del nostro sonno. Dovremmo cercare di evitare pasti abbondanti e liquidi eccessivi prima di coricarsi, poiché questi possono causare disagio e rendere più difficile addormentarsi. Capito. Quindi sembra che ci siano molte cose che possiamo fare per migliorare il nostro sonno e proteggere la nostra salute. Grazie per aver condiviso tutto questo con me, Anna. Ora mi sento molto più informato. Nessun problema, John. Rendiamo il sonno una priorità e iniziamo a raccogliere tutti gli incredibili benefici che ne derivano. Anna, ho pensato di più a quello che hai detto prima su come il sonno povero può portare a problemi di salute. Puoi dirmi di più a riguardo? Certo, John. La mancanza di sonno è stata collegata a una serie di problemi di salute, tra cui obesità, malattie cardiache e diabete. Quando non dormiamo abbastanza, può influenzare i nostri ormoni e il metabolismo, rendendo più difficile mantenere un peso sano e aumentando il rischio di malattie croniche. Questo è davvero preoccupante. Non avevo idea che il sonno potesse avere un impatto così grande sulla nostra salute. Sì, è sicuramente qualcosa che dovremmo prendere sul serio. E la buona notizia è che ci sono molte cose che possiamo fare per migliorare il nostro sonno e proteggere la nostra salute. Giusto, come attenersi a un programma di sonno coerente e creare una routine rilassante prima di andare a dormire. Ma che dire delle persone che hanno difficoltà a dormire, qualunque cosa facciano? Beh, in alcuni casi, il sonno povero potrebbe essere un sintomo di una condizione medica di base, come l'apnea notturna o la sindrome delle gambe senza riposo. In questi casi, è importante parlare con un medico o uno specialista del sonno per ulteriori valutazioni e trattamenti. Ok, ha senso. E per quanto riguarda i farmaci? Ci sono farmaci che possono aiutare con il sonno? Ci sono alcuni farmaci che possono aiutare con il sonno, ma dovrebbero essere usati solo sotto la guida di un medico. Possono essere assuefazione e avere effetti collaterali, quindi è importante usarli solo come indicato. Capisco. Quindi sembra che ci siano molte cose che possiamo fare per migliorare il nostro sonno e proteggere la nostra salute. Grazie per aver condiviso tutto questo con me, Anna. Ora mi sento molto più informato. Nessun problema, John. Il sonno è una parte così importante della nostra salute e del nostro benessere generale, e non è mai troppo tardi per iniziare a renderlo una priorità. Anna, ho pensato di più a ciò di cui abbiamo parlato prima, e penso che sia tempo per noi di agire per migliorare il nostro sonno. Che ne dici? Sono totalmente d'accordo, John. Facciamolo. Qual è il nostro piano? Beh, prima di tutto, penso che dovremmo iniziare implementando alcune delle sane abitudini del sonno di cui abbiamo parlato prima.
Ciò significa attenersi a un programma di sonno coerente, creare una routine rilassante prima di andare a dormire e assicurarsi che la nostra camera da letto sia favorevole al sonno. Sembra un grande piano. Quale dovrebbe essere il nostro programma di sonno? Stavo pensando che potevamo mirare ad andare a letto e svegliarci alla stessa ora ogni giorno, anche nei fine settimana. In questo modo, i nostri corpi si abitueranno alla routine e saremo in grado di addormentarci più facilmente. Ok, ha senso. E che dire della nostra routine della buonanotte? Penso che dovremmo cercare di creare un ambiente rilassante prima di andare a letto, per aiutarci a rilassarci e prepararci per dormire. Forse potremmo fare un bagno caldo, leggere un libro o praticare alcuni esercizi di rilassamento. Queste sono tutte grandi idee. E la nostra camera da letto? Come possiamo assicurarci che sia favorevole al sonno? Beh, dovremmo assicurarci che sia fresco, buio e silenzioso. Potremmo usare tende oscuranti o una macchina del rumore bianco per creare un ambiente tranquillo. E dovremmo anche assicurarci che il nostro letto sia comodo e di supporto, con lenzuola e cuscini puliti. Sembra perfetto. E cos'altro possiamo fare per migliorare il nostro sonno? Dovremmo anche cercare di limitare la nostra esposizione agli schermi e alla luce artificiale prima di andare a letto, poiché ciò può interferire con il naturale ciclo sonno-veglia del nostro corpo. E dovremmo evitare caffeina, alcol e pasti abbondanti vicino al momento di coricarsi. Capito. Sembra che ci siano molte cose che possiamo fare per migliorare il nostro sonno e creare un ambiente di sonno sano. Sicuramente. E se abbiamo ancora problemi a dormire, potremmo considerare di parlare con un medico o uno specialista del sonno per ulteriori consigli. D'accordo. Rendiamo il sonno una priorità e iniziamo a sentirci più riposati ed energici durante il giorno. Sembra un piano, Anna. Ecco per dormire meglio e migliorare la salute. Anna, penso che dovremmo anche fare alcuni cambiamenti nello stile di vita per migliorare il nostro sonno. Che ne pensi? Sono d'accordo, John. A che tipo di cambiamenti stai pensando? Beh, per cominciare, probabilmente dovremmo ridurre l'assunzione di caffeina. So che tendo a bere molto caffè durante il giorno e potrebbe influire sul mio sonno. Questo è un buon punto. Ho notato la stessa cosa per me stesso. Che ne dici di limitare l'assunzione di caffeina a solo 1 o 2 tazze di caffè al mattino? Sembra una buona idea. E gli schermi? So di essere colpevole di usare il mio telefono o laptop a letto di notte. Anch'io, John. Ma ho letto che la luce blu degli schermi può interferire con il nostro sonno. Forse dovremmo cercare di limitare la nostra esposizione agli schermi prima di andare a letto. È una buona idea. Che ne dici di fare una regola per mettere via i nostri telefoni almeno un'ora prima di andare a dormire? Sembra un piano, John. E per quanto riguarda l'esercizio fisico? Pensi che potrebbe aiutare con il nostro sonno? Sicuramente. Ho letto che l'esercizio fisico può migliorare la qualità del nostro sonno. Che ne dici di iniziare a fare una passeggiata o fare jogging al mattino? Mi piace quell'idea, John. Sarebbe un ottimo modo per iniziare la giornata e prendere un po' d'aria fresca ed esercizio fisico. Fantastico, sono contento che tu sia a bordo. E dovremmo anche cercare di evitare l'esercizio fisico intenso vicino al momento di coricarsi, in quanto ciò può rendere più difficile addormentarsi. Giusto, questo è un buon punto.
Dovremmo mirare a fare esercizio fisico al mattino o nel primo pomeriggio. Esattamente. E penso che con questi cambiamenti nello stile di vita, insieme alle sane abitudini del sonno di cui abbiamo parlato prima, dovremmo essere sulla buona strada per dormire meglio. Non potrei essere più d'accordo, John. Facciamo questi cambiamenti e iniziamo a sentirci più riposati ed energici durante il giorno. Ecco per dormire meglio e migliorare la salute. Anna, ultimamente mi sento molto meglio. Penso che tutti i cambiamenti che abbiamo apportato alla nostra routine del sonno stiano davvero dando i loro frutti. So cosa intendi, John. Ho notato anche una grande differenza. Mi sento più vigile e concentrato durante il giorno, e ho più energia in generale. Sicuramente. E ho dormito molto meglio la notte. Mi addormento più velocemente e rimango addormentato più a lungo, e mi sveglio sentendomi più riposato. È bello da sentire, John. Ho notato la stessa cosa per me stesso. È incredibile quanta differenza possa fare una buona notte di sonno. Assolutamente. E penso che sia tutto grazie alle sane abitudini del sonno che abbiamo praticato, come attenersi a un programma di sonno coerente, creare una routine rilassante prima di andare a dormire e assicurarsi che la nostra camera da letto sia favorevole al sonno. E non dimenticare i cambiamenti nello stile di vita che abbiamo fatto, come ridurre l'assunzione di caffeina e limitare la nostra esposizione agli schermi prima di andare a letto. Tutte queste cose ci hanno aiutato a migliorare il nostro sonno e la salute generale. Hai ragione, Anna. È stato un lavoro di squadra, e sono così felice che abbiamo deciso di dare priorità al nostro sonno. Anch'io, John. È incredibile quanto ci sentiamo meglio ora. Ecco per dormire meglio e migliorare la salute. Saluti, Anna. Anna, ho notato qualcos'altro da quando abbiamo iniziato a dare priorità al nostro sonno. Sento che il mio umore e il senso generale di benessere sono migliorati. Sì, John, ho notato la stessa cosa. Mi sento più rilassato e meno stressato, anche quando le cose diventano frenetiche durante il giorno. È esattamente così, Anna. Mi sento come se fossi in grado di gestire meglio lo stress e l'ansia ora che dormo abbastanza. È incredibile quanto impatto il sonno possa avere sulla nostra salute mentale. E quando siamo ben riposati, siamo meglio attrezzati per gestire qualsiasi sfida ci si presenti. Sicuramente. E penso che parte di questo sia solo sentirsi più energici e vigili durante il giorno. Quando non sono stanco e intontito, sono più produttivo e in grado di concentrarmi meglio. Questo è un ottimo punto, John. E ho anche notato che la mia memoria e la mia funzione cognitiva sono migliorate. Mi sento come se fossi in grado di pensare più chiaramente e ricordare meglio le cose. Wow, è davvero impressionante, Anna. Dimostra quanto sia importante il sonno per la nostra salute e il nostro benessere generale. Assolutamente, John. Sono così felice che abbiamo deciso di dare la priorità al nostro sonno. Ha fatto una differenza così positiva nelle nostre vite. Anch'io, Anna. Ecco per dormire meglio e migliorare la salute. Anna, guardando indietro a tutto ciò che abbiamo imparato sul sonno, mi rendo conto di quanto sia importante per la nostra salute e felicità. Sì, John, non potrei essere più d'accordo. Il sonno è essenziale per tanti aspetti del nostro benessere, dalla nostra salute fisica alla nostra salute mentale e alla funzione cognitiva. E penso che lo abbiamo dimostrato a noi stessi facendo del sonno una priorità nella nostra vita. Abbiamo visto quanta differenza può fare nel modo in cui ci sentiamo e nel modo in cui gestiamo lo stress e le sfide.
Assolutamente, John. E penso che sia importante continuare a fare del sonno una priorità in futuro. È facile lasciare che altre cose abbiano la precedenza, ma non possiamo dimenticare quanto sia essenziale il sonno per la nostra salute e felicità generale. Hai ragione, Anna. D'ora in poi, prometto di assicurarmi di dormire abbastanza ogni notte. Voglio continuare a sentirmi così bene e così energico. Lo stesso qui, John. Impegniamoci con noi stessi a dare priorità al nostro sonno, e assicurarci di prenderci cura dei nostri corpi e delle nostre menti. Sono con te, Anna. Ecco per dormire meglio e migliorare la salute. Grazie per aver guardato. Iscriviti al nostro canale. Incontriamoci presto nel nostro prossimo video.